Malta. L'arcipelago di Malta è il più piccolo stato membro dell'Europa ed è divisa in 3 piccole isole abitate: Malta, Gozo e Comino, situate in mezzo al mar Mediterraneo a soli 80 km a sud della Sicilia. Vista la poca distanza dall'Italia, è spesso meta di turisti che non vogliono allontanarsi troppo dal continente, ma troviamo comunque un turismo di massa proveniente da ogni parte del mondo. La lingua ufficiale dell'arcipelago è il maltese, ma si parla anche molto bene l'inglese e non è raro trovare abitanti che parlano italiano. Malta e la Valletta. Valletta è la capitale ed è anche la città più popolosa di Malta. In questa città troveremo un susseguirsi di palazzi barocchi, fortificazioni e chiese e potremo ammirare il patrimonio storico e culturale di Malta. Passeggiando per le vie della città sarà possibile imbattersi nelle mura che delimitano la città, costruite tra il XVI e il XVII secolo, oltre a trovare numerosi forti come Forte Sant'Angelo, Forte Sant'Elmo e il Forte San Michele. Le strade storiche di Malta sono un susseguirsi di stretti vicoli che si intersecano in un susseguirsi di case colorate tipiche dello stile mediterraneo. Tra un vicolo e l'altro sarà possibile imbattersi anche nelle più famose piazze come Piazza Rebla con la colonna di Sant'Elena e anche Piazza San Giorgio. Il palazzo invece più famoso di Malta è il Palazzo del Gran Maestro, che ai giorni nostri è sede del Parlamento. Tra le attrazioni principali di La Valletta ci sono la Cattedrale di San Giovanni, che ospita uno dei capolavori del Caravaggio, la Casa Rocca Piccola, una dimora nobiliare del XVII secolo, il Museo Nazionale di Archeologia, che espone reperti preistorici e romani, e i giardini di Barrac, da cui si può godere di una splendida vista sulla città e sul porto. La Valletta è anche una città viva, con molte attività culturali e di intrattenimento. Ci sono molti ristoranti e bar dove si possono gustare i piatti tipici della cucina maltese e sorseggiare un bicchiere di vino locale. Inoltre, La Valletta è un importante centro commerciale e finanziario, con molti negozi, banche e uffici che attirano molti turisti e uomini d'affari da tutto il mondo. Malta è anche famosa per le sue spiagge e le sue acque cristalline che la rendono una meta turistica popolare. Le spiagge più popolari dell'isola sono sicuramente la Golden Bay, una piccola baia situata nella parte nord-occidentale dell'isola, costituita da sabbia dorata e circondata da acque cristalline. È una delle spiagge più grandi di Malta e offre scenari spettacolari al tramonto. Altra spiaggia degna di nota è la Melia Bay, una piccola spiaggia di circa 800 metri. È una delle spiagge più popolari dell'isola e offre la possibilità di fare molte attività acquatiche. Un'altra piccola perla da visitare assolutamente se siete amanti dei posti naturali è la St. Peter's Pool, una piccola piscina naturale che non ha la spiaggia ma soltanto scogli. Offre però l'opportunità di fare snorkeling nella tranquillità delle sue acque. L'isola offre una vasta gamma di attività tra cui immersioni, snorkeling, vela, windsurf e kitesurf. Malta ha anche una vivace vita notturna e una scena culinaria che vanta una varietà di piatti deliziosi, tra cui il fenkata, lo stufato di coniglio, il pastizzi, una sfoglia ripiena di ricotta e piselli, e la ftira, pane locale. Comino. Comino è una piccola isola situata tra Malta e Gozo, che fa parte del territorio di Malta. Con una superficie di soli 3,5 km², è l'isola più piccola delle 3, ma è anche la più selvaggia e incontaminata. Questa isoletta offre pochissime attrazioni turistiche, se non quelle naturali. Infatti, anche le strutture ricettive sono molto poche ed è difficile trovare comunque un alloggio disponibile. La principale attrazione di Comino è la Blue Lagoon, una baia dalle acque cristalline e turchesi che attira migliaia di turisti ogni anno. La spiaggia di sabbia bianca e il mare trasparente rendono la Blue Lagoon una delle spiagge più belle di Malta e un luogo popolare per fare snorkeling ed immersioni. Oltre alla Blue Lagoon, Comino offre anche altre molte attrazioni naturali, tra cui le Grotte dei Pirati e la baia di Santa Maria, una spiaggia di sabbia dorata situata sulla costa nord-orientale dell'isola.
Comino è anche un luogo popolare per fare escursioni a piedi o in bicicletta, con sentieri che portano ai punti panoramici dell'isola. Comino è un'isola incontaminata e poco sviluppata, con pochi servizi turistici e solo pochi residenti permanenti. Ci sono pochi alloggi sull'isola, principalmente piccoli hotel e campeggi, ma la maggior parte dei visitatori arriva come gita di un giorno da Malta o Gozo. Gozo è la seconda isola più grande dell'arcipelago maltese, situata a nord-ovest di Malta. Con una superficie di circa 67 km², Gozo è più piccola di Malta, ma più grande di Comino e ha una popolazione di circa 31.000 persone. Gozo è un'isola con una storia e una cultura ricca, con molte attrazioni turistiche e naturali da offrire ai visitatori. La principale città dell'isola è Victoria, nota anche come Rabat, che è il centro amministrativo e commerciale di Gozo. Victoria è famosa per la sua cittadella, una fortezza fortificata che domina la città e offre una vista panoramica dell'isola. Oltre alla cittadella, Gozo offre anche molte attrazioni turistiche, come la Basilica di Tapinu, un importante luogo di pellegrinaggio, il tempio megalitico Nggantia, uno dei siti megalitici più antichi del mondo, e la baia di Ramla, una spiaggia di sabbia rossa con acque cristalline. Gozo è anche famosa per la sua campagna, con colline verdi, campi coltivati e villaggi pittoreschi. Molti visitatori di Gozo vengono per fare escursioni a piedi o in bicicletta e per scoprire la campagna dell'isola. Inoltre Gozo è un luogo ideale per le immersioni subacquee, con una vasta gamma di siti di immersione sparsi lungo la costa dell'isola. Gozo ha anche una vivace scena culinaria, con una grande varietà di piatti tradizionali maltesi come il fenkata, il bracioli, involtini di carne ripieni, e il pastizzi. Villaggio di Braccio di Ferro. Il Popeye Village è un piccolo set cinematografico in passato per la produzione del film Popeye della Walt Disney ed interpretato da Robin Williams. Questo villaggio si trova soltanto a 3 km dal villaggio di Melia Bay ed è tuttora un villaggio visitabile dove possiamo trovare varie attrazioni. Infatti in questo villaggio sarà possibile trovare anche i personaggi della saga Popeye come Braccio di Ferro, Olivia, Bluto e Poldo, oltre ad avere sale gioco per bambini che potranno divertirsi in questo contesto fantasy. Oltre a questo è comunque possibile riservare un nasdraio ed ombrellone per passare una giornata diversa dal solito in riva al mare. Volendo, con le apposite barche, a tempo permettendo, sarà possibile effettuare un breve giro al largo di questa baia per scattare bellissime fotografie di questo villaggio ripreso dal mare. In questo villaggio una troupe di animatori vi terrà costantemente compagnia per farvi passare una giornata indimenticabile. Questa è una piccola anteprima di quello che potrai trovare a Malta e il suo piccolo arcipelago. Ovviamente, una volta sul posto, scoprirete cosa visitare anche in base ai vostri gusti ed interessi. Grazie per aver dedicato un po' di tempo alla visione di questo video, grazie e alla prossima. Ciao!